Un video molto breve per quella che potrebbe diventare una nuova rubrica del canale. Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare una lista di grandi classici da vedere. Ho pensato allora di fare qualcosa che non sia una banale riproposizione dei soliti titoli, ma di mettere insieme una lista di film che hanno, secondo me, meno notorietà di quello che meriterebbero. Titoli che magari nel paese di origine sono molto famosi, ma meno noti a noi italiani, oppure che hanno avuto molto successo quando sono usciti, ma poi sono finiti un po' nell'ombra. Di questi film vorrei un giorno parlare in dei video di analisi approfondita, ma è comunque un'occasione questa per citare opere un po' meno famose. Per iniziare mi sono concentrato sul periodo che va dagli anni 40 agli anni 80. In futuro potrei andare indietro nel tempo fino al cinema muto o spaziare fino ai primi anni 2000. So che molti di voi avranno già visto tutti questi film, in ogni caso sono titoli che amo e che vorrei condividere e mi scuseranno i cinefili che dovessero trovare queste proposte banali. Fatemi sapere nei commenti se questo tipo di video vi può interessare. Questa potrebbe essere una rubrica fissa per il periodo natalizio e infatti, come vedrete, ho cercato di inserire anche un paio di titoli adatti a chi ha bambini piccoli e vuole provare a interessarli a film più datati che non siano i soliti Disney. Cominciamo dunque con la prima lista di 10 classici da riscoprire, andando in ordine strettamente cronologico. Partiamo dagli anni 40, da un classico del cinema noir, Dark Passage, titolo italiano La fuga, diretto da Delmer Daves, con protagonisti Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Film che si distingue per l'uso straordinario della soggettiva nella prima parte e per l'atmosfera carica di tensione, uno dei pilastri nel suo genere. L'anno dopo, nel 1948, esce un film che potrebbe essere affiancato ad altre pellicole che hanno per protagonisti dei ragazzini come Shusha o Germania Anno Zero. Siamo in Ungheria, sto parlando di È accaduto in Europa, regia di Geza von Rodvany, spero di pronunciarlo bene. Un film oggi poco conosciuto ma che è tra i più grandi film ungheresi. Al numero 3, del grande regista Joseph Mankiewicz, uno dei più bei film di spionaggio, basato su una storia vera, ben noto agli amanti del genere, ma che meriterebbe di essere conosciuto da più persone. Sto parlando di Operazione Cicero del 1952 con Daniel Darrieux e James Mason. Altro film molto bello, Il corsaro dell'Isola Verde del 1952, diretto da Robert Siodmak, un caposaldo del cinema di avventura con Burt Lancaster in uno dei suoi migliori ruoli. Celebre per le scene spettacolari e il tono vivace, molto ironico, è uno dei migliori film del genere, un mix straordinario di azione, umorismo e paesaggi esotici. Baby Doll, la bambola viva del 1956, diretto da Elia Kazan, è un dramma basato su un'opera di Tennessee Williams con protagonisti Carol Baker, Karl Malden e Eli Wallach, un film che esplora tensioni sessuali e dinamiche sociali nel profondo sud dell'America. Considerato scandaloso all'epoca dell'uscita, un film controverso che ha segnato una tappa importantissima verso l'emancipazione del cinema hollywoodiano. Visto il clima natalizio, veniamo a uno dei grandi film di animazione europei, 1957, La regina delle nevi di Liev Atamanov, film che si è visto per anni nelle TV locali, ma oggi credo meno conosciuto dalle nuove generazioni, un classico godibile a tutte le età. Spostiamoci in Inghilterra, Il Signore delle Mosche del 1963, diretto da Peter Brook, è un dramma allegorico tratto dal romanzo di William Golding, da non confondere naturalmente con il mediocre remake del 1990. Il film racconta di un gruppo di ragazzi che finiscono su un'isola deserta a causa di un incidente aereo. Va ricordato come una delle migliori trasposizioni cinematografiche di un romanzo in assoluto, capace di conservarne tutta l'intensità allegorica. Spostiamoci in Giappone, La donna di sabbia del 1964, diretto da Hiroshi Teshigara, è un capolavoro del dramma esistenziale, una vicenda allo stesso tempo agghiacciante e illuminante. Famoso all'epoca per il simbolismo e per l'estetica visiva unica, è un film assolutamente da riscoprire. Numero 9, torniamo in Gran Bretagna, La ragazza del bagno pubblico del 1970, diretto da Jerzy Skolimowski, regista polacco. È un dramma psicologico intriso di sottile ironia, da sottolineare lo stile onirico e l'analisi molto attuale dei rapporti ossessivi.
Ultimo titolo, Le montagne blu del 1983, diretto da Eldar Shengelaya, una commedia satirica prodotta in Georgia durante l'era sovietica. Oggi poco conosciuto, è uno dei più bei film sulla burocrazia e sull'inefficienza dei sistemi totalitari, ma non solo. Di nuovo aspetto di trovare nei commenti le vostre opinioni su questo tipo di rubrica. Fatemi sapere se qualcuno di questi titoli vi incuriosisce, se li vedrete, se vi sono piaciuti o meno. I film sono relativamente facili da reperire, in alcuni casi si trovano solo in versione originale con i sottotitoli, qualcosa trovate anche direttamente sul web. Grazie come sempre per l'attenzione. Se apprezzate il canale vi invito a lasciare un like, a iscrivervi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo per il prossimo video sui classici del cinema. Un saluto da Andrea.